Ragazzuoli, benvenuti in questo nuovissimo video build di Jair, uno dei personaggi che più mi piace, più mi diverte ed è veramente molto forte. Andiamo al volo a farvi vedere la colorazione. Questi sono i colori molto nel chill, bianco un pochino grigio, elmo automaton, abbiamo la skin quella nuova, accessori, gli ho messo le robe Brazontic e mi raccomando dategli un occhio anche alla signa di Citrin se ce l'avete, perché come vedete sull'elmo secondo me ci sta molto a pennello. Allora, visto questo, piccolissima anticipazione, andiamo a usare tutti i cristalli Tau forgiati che ci danno il danno abilità elettrico, quelli viola, ma andiamo a vedere la nostra incredibile build. Allora, come vi ho già detto, usiamo il Pillage sulla seconda abilità. Perché vado a usare Pillage? Perché è un'abilità che strippa e oltre ad essere anche diciamo in parte difensiva perché vi dà il sovrascudo, quindi è molto buono visto che lei di base non ha nulla per tankare i colpi, infatti la buttano giù facilmente. Ma una dei metodi difensivi che abbiamo è appunto usare il Pillage. Io l'ho messo sulla seconda abilità perché la 1 mi piace spammarla, metterla in giro. Fa questa cupola di danno elettrico ed è molto forte e la uso così. Però se la volete provare sulla 1 alla fine diciamo che va benissimo lo stesso. Partiamo con, allora, importantissimo, essendo che il Pillage consuma 69%, il consumo sta a significare quanto strippa. Ci servirà un bel po' di potenza potere che va in combo con la mod aura. Ci toglie l'armatura dei nemici e quindi con tantissima potenza potere, in questo caso abbiamo 277 con il Blind Rage, Transient Fortitude, Augur Secret, Umbral Intensify, molta Augmented, quindi vanno fatte le 250 kill per avere l'ulteriore 60 di potenza potere, ed infine il Power Drift, anche questo fondamentale per poter strippare al 100% gli nemici con l'armatura. Questo va appunto proprio per poter giocare con il Pillage. Poi abbiamo portata, il più portata possibile, quindi Archon Stretch. Usiamo la mod Archon perché lei di base con la prima, terza e quarta abilità fa mette gli effetti elettrici, quindi ci dà energia in più. Abbiamo Augur Rich che anche qui ci dà ulteriore portata, nonché anche ci converte l'energia spesa in scudi, che non fa mai male. E abbiamo l'Overextended che sì, ci toglie 60 di potenza abilità, ma comunque la diciamo recuperiamo col molta Augmented e ci dà un 90 di portata, che è veramente, siamo quasi al massimo, 265 di portata su 280. Ed infine ragazzi, molto importante è la sua mod Augment, il Cathode Current, che praticamente fa fare molti più danni e dura di più. Allora, come vedete non abbiamo mod di durata, infatti la durata è in negativo. Non gli ho messo nulla, anzi gli gioco l'Arcane Avenger perché quando mi colpiscono vado a fare i critici rossi. Ma da tenere d'occhio perché questa durata qui ragazzi significa che abbiamo fondamentalmente pochi secondi sulla terza abilità. Qua ci dice 5.8 secondi e sull'altra 15.95. Ma attenzione però, perché una volta che si parte a fare le primissime kill questo timer viene incrementato fino a 60 secondi, che è veramente tanto. E qui abbiamo un 7 secondi e mezzo quasi, quindi non è male. Come si usa è molto semplice. Io parto che prima cerco di vedere il gruppetto qua di nemici, poi mi attivo la prima abilità e cercando di fare subito le primissime kill vedrete che il tempo in basso a destra aumenta e si riuscirà poi a tenere praticamente attivo. Vedete? È già salito. Se non ce la fate vi dà il cooldown, ma dopo il cooldown potete semplicemente ricassare l'abilità. Poi per aiutarvi vi date un piccolo pillage, una sferetta e il gioco è fatto. L'importante è partire, riuscire a iniziare a fare le primissime kill, sbloccarsi tutto l'Augmented, perché il pillage in questo momento non sta strippando al massimo, quindi ci serve proprio stripparli al massimo. Vedete, gli rimane proprio uno sputo di armatura. Quindi servono fondamentalmente due
due casting del pillage. Perché il pillage? Perché il pillage, strippandoci i nemici, ce li lascia solo con la vita, e il danno elettrico che noi andiamo a fare sui nemici che hanno soltanto la vita gli fa veramente veramente molto molto male. Allora andiamo a vedere un attimino una parte di gameplay. Una volta che siamo appunto in missione, essendo che, come vi dicevo prima, lei è molto gracilina, al di là di usare il pillage, io, per starmene un attimino tranquillo, mi lancio lo spettro di Dante, che mi dà un po' di sovraguardia. Mi carico con la Zenoric perché non abbiamo la Primed Flow, quindi abbiamo l'energia fondamentalmente molto striminzita, ecco. Però una volta che si parte il gioco è praticamente fatto. Allora, siamo pronti per castare la ultima. Devo stare attento a non morire, se no. Ok, una volta che starta questa dobbiamo attivarci un po' un dischettino. Una volta, diciamo, la parte più rognosa è all'inizio. Una volta che avete un gruppettino, ragazzi, di nemici, ecco, la terza e la quarta abilità non dovrete più usarle praticamente. Come vedete abbiamo preso il via, durano 1 minuto. E io semplicemente quello che devo fare è andare in giro, spammicchiare il pillage, aumentare il mio Molt Augmented. Laddove c'è un po' di gruppi di nemici gli lanciamo pure la sferetta, vedete che bella, che è molto molto forte. Dove vedo i nemici strippo. Abbiamo già fatto 100 killette. Continua ad andare avanti. Quindi praticamente l'energia si andrà sempre a ricaricare per via della 3, che ci aumenta appunto l'energia anche con il danno elettrico che andiamo a fare. Ma anche l'Archon Stretch ci dà una bella mano perché è full, sempre attivo. E quindi nonostante non abbiamo un Energize, non abbiamo magari il Nourish, non abbiamo la Primed Flow, non abbiamo robe che ci diano energia, in realtà, come vedete, per quello che dobbiamo fare, quindi spammare la 1 e la 2, l'energia ce l'abbiamo praticamente sempre, perché continuerà sempre a salire. Ora io sto facendo una missione su Circulus diciamo in Steel Path, senza le fratture, però vi do una piccola chicca, che quando voi state in fratture, ok, quindi con i reagenti, quando voi raccogliete i 10 reagenti e vi si frattura il personaggio, come ben saprete, avete potenza e portata raddoppiata. Come fate per mantenerla sempre attiva? Beh, vi basta castare la terza e l'ultima abilità, che avrete range raddoppiato e il doppio della potenza. E anche quando vi scade la fratturazione, finché voi avete le due abilità attive, vi rimane tutto attivo. Quindi è veramente molto forte. Quindi la build che vado a usare di solito è sempre questa, o altre configurazioni che potete prendere spunto, ma alla fine c'è sempre la portata. Questa è per usare il setup con le sue abilità di default, che sono comunque molto forti, e l'altra configurazione che è quella con il Roar. Ma comunque di base utilizzo prettamente questa con il Pillage, che è molto forte. Detto ciò, ragazzi, fatemi sapere qui nei commenti cosa ne pensate di questa incredibile Jair. Lasciate un commento se il video vi è piaciuto e noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao!